Ciao a tutti amici, bentornati su questo nuovo video del Divo della Pizza. Oggi andiamo a fare una cosa un po' bruttina e noiosa, che è la bruciatura delle teglie in ferro blu che ho appena acquistato. Ma prima di cominciare, sigla! Come vi ho accennato poco fa, oggi andiamo a fare la bruciatura di queste nuove teglie in ferro blu che ho acquistato perché tra poco riceverò un nuovo forno, ma non vi dico qual è, lo scopriremo tra poco con un nuovo video unboxing. Queste teglie mi sono state inviate dall'azienda Emily Teglie, un'azienda italiana che produce teglie davvero di qualità, è una delle aziende più prestigiose nell'ambito delle teglie, non solo, perché è anche produttrice di altri tipi di accessori. Se poi siete curiosi vi lascio il link in descrizione e potete andare sul loro sito a vedere appunto i loro prodotti. Questo tipo di trattamento è un trattamento obbligatorio con questo tipo di teglie perché oltre a proteggere le nostre teglie dalla ruggine, essendo appunto in ferro, renderanno le nostre teglie in un certo senso anche antiaderenti, il che è praticamente indispensabile per quando andremo a cucinare le nostre pizze in teglia. Ed eccole qua, le nostre bellissime teglie in ferro blu. Come vedete ne ho acquistata una da 30 x 40 cm altezza 2 e due teglie invece da 15 x 40 sempre altezza 2. All'interno troviamo anche un foglio che ci consiglia come effettuare la bruciatura di queste teglie. Quindi bando alle ciance, passiamo a vedere cosa serve per fare la bruciatura e alla bruciatura stessa. Allora, per effettuare la nostra bruciatura quello che ci servirà sono le nostre teglie. E già che ci sono, mi sono dimenticato di dirvi prima che questa teglia è diamantata. Come vedete ci sono due diagonali appunto con un punto di incontro al centro. Questo significa che la teglia ha una sorta di deformazione fatta apposta per evitare che in fase di riscaldamento della teglia stessa durante la cottura la teglia si deformi. Quindi questo comunque sicuramente è un punto a favore di questo tipo di teglie. Abbiamo bisogno poi di guanti da forno sicuramente per evitare di scottarci quando le toglieremo dal forno. Olio di semi, io sto usando un olio di semi di girasole che ha un punto di fumo inferiore ad altri tipi di olio di oliva eccetera eccetera. Carta ovviamente, quindi un rotolo di Scottex da cucina e niente, un po' di pazienza per l'odore che si creerà in casa. Ragazzi, mi raccomando, la cosa davvero fondamentale per questa procedura è fare questo: aprire e spalancare tutte le finestre possibili che avete in casa, perché durante la bruciatura l'olio che andremo a mettere sulla teglia raggiungerà il punto di fumo, quindi producerà fumo vero e proprio che è nocivo, cancerogeno. Quindi assolutamente apriamo tutte le finestre possibili, non abbiate paura. Ovviamente in inverno sarà un po' più problematica la cosa, però è da fare assolutamente perché veramente è pericoloso. Quindi non ci resta che procedere alla bruciatura. Andiamo a vedere come si fa. Ok, per effettuare la bruciatura dobbiamo andare a versare un filo, proprio un goccino di olio, questo è già troppo, sopra la nostra teglia. Prendiamo lo Scottex e andiamo a strofinare bene tutta la superficie. Dobbiamo stare attenti davvero affinché noi passiamo tutta la superficie, compresi gli angolini eccetera eccetera, perché questo creerà la nostra patina, il rivestimento che proteggerà la nostra teglia. Quindi facciamo bene con tanta pazienza questo passaggio. Come vedete questo passaggio serve anche a rimuovere residui di lavorazione delle teglie, quindi dello sporco di lavorazione, quindi diciamo è proprio necessario effettuarlo. Quindi passiamo bene, deve essere davvero uno strato quasi invisibile di olio. La parte più delicata, più difficile sono gli angoli e per questo vi consiglio magari di aiutarvi con un pennello, in questo modo, un pennello da cucina, andate a passare bene gli angolini. Ragazzi, fondamentale è anche passare la parte esterna della nostra teglia, quindi prendiamo la nostra teglia e andiamo a passare anche tutti i bordi in questa maniera. Ok? Certo, sicuramente la parte esterna non è così fondamentale quanto lo è all'interno. Ok, verifichiamo di aver passato bene tutti gli angoli più remoti della nostra teglia, quindi diamo una seconda ripassata.
Ovviamente ci stiamo ungendo un po' tutto, le mani, la cucina, ma è proprio da fare, quindi vabbè, puliremo, non è un problema. Controlliamo bene di aver fatto anche tutti gli angolini, i bordini, mi raccomando. Con questa siamo a posto, passiamo a fare le altre due allo stesso modo. Bene amici, quindi abbiamo finito di cospargere con olio di semi le nostre 3 teglie, ora non ci resta che passarle in forno preriscaldato alla massima temperatura, quindi nel mio caso 250 gradi. Mi raccomando, l'azienda per queste teglie dice di non superare i 310 gradi, ma comunque in genere i forni di casa arrivano a circa 250 gradi. Nel caso comunque 250 gradi è sufficiente. Le terremo al suo interno per circa una mezz'oretta, qualcosina meno, anche 25 minuti, e poi le andremo a togliere e verificare se la bruciatura ha avuto successo. Mi raccomando ragazzi, aprite tutte le finestre, spalancate ogni porta finestra e ci vediamo tra circa mezz'oretta. Ecco qua, le appoggiamo qui, le lasciamo raffreddare qualche minuto, 1, 2 e 3, voilà! Lasciamole raffreddare qualche minuto e poi procediamo a fare la prova per vedere se la bruciatura è andata a buon fine. Con un pezzo di Scottex andiamo a verificare che la bruciatura abbia avuto successo. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente passare in questa maniera, delicati, e verificare che non ci siano dei punti in cui il nostro tovagliolo si appiccichi. Quindi vedete che scorre benissimo. Controlliamo bene gli angoli soprattutto in questa maniera, ma come vedete non ci sono punti in cui tende ad appiccicarsi, no? Vedete? Scorre benissimo, quindi la nostra bruciatura di questa teglia è venuta benissimo. Procediamo anche con questa a verificare. Ecco voi il risultato ragazzi. Questo è il risultato della bruciatura. Vedete? Si è creata una patina antiaderente sulla nostra teglia, davanti e dietro. La parte fondamentale ovviamente è la parte centrale dove noi andremo a mettere le nostre pizze, perché non dovranno attaccarsi, comunque la teglia in questa maniera sarà protetta. Ottimo amici, quindi anche questo nuovo video è giunto ormai al termine. Abbiamo visto come si fa la bruciatura per queste bellissime teglie in ferro blu che permetteranno alle nostre pizze in teglia di cuocere davvero alla perfezione. Questo genere di teglie infatti è il genere migliore per cuocere nei forni casalinghi o comunque nei forni per pizza le pizze in teglia ad alta idratazione, poiché il ferro è un ottimo conduttore di calore, quindi ve le consiglio davvero se siete appassionati di pizze in teglia. Ancora non ho fatto video, ma arriveranno presto i video delle mie pizze in teglia ad alta idratazione nel nuovo forno, come vi dicevo, ma che non vi dico quale è. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo per l'ennesima volta, quando fate questo processo aprite tutte le finestre perché i fumi che si generano sono nocivi. Mi raccomando, quando andate ad utilizzarle poi per le vostre preparazioni, assolutamente evitare il contatto dell'acqua con queste, perché appunto è una teglia in ferro e il ferro con l'acqua crea la ruggine, quindi non dobbiamo assolutamente bagnarle. Per la pulizia basterà passare un semplice Scottex da cucina come abbiamo fatto prima, al più con un filo di olio, e mantenere la nostra teglia sempre un po' cogliata in maniera tale da proteggerla di volta in volta. Questo trattamento dura per mesi, ovviamente tutto dipende da quante pizze preparerete. Nel momento in cui vedrete che la superficie comincia a perdere la sua protezione, la sua patina, non basterà fare altro che ripetere il trattamento che abbiamo visto oggi insieme. Io non ve l'avevo detto, ma in realtà avevo già 2 teglie in ferro blu comprate da Amazon, dopo vi lascio il link sempre in descrizione. Le ho prese tonde da 36 cm per effettuare la preparazione della focaccia barese che vedremo in uno dei prossimi video. Ok, come vedete ne avevo prese 2, già ho fatto qualche test, si vede, ma devo dire che davvero queste teglie mi hanno stupito per la loro capacità di cuocere alla perfezione il fondo delle nostre pizze. Detto questo amici, siamo giunti davvero al termine, spero che anche questo video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato interessante. Se vi è piaciuto, come al solito vi chiedo di mettere un bel like e se possibile iscrivetevi al mio canale, perché ovviamente è il modo migliore per supportarmi in questo tipo di attività. Inoltre, se volete vedere dei contenuti un po' più esclusivi, vi invito a visitare la mia pagina Instagram, il link è sempre qua in descrizione. Detto ciò, non ci resta che vederci al prossimo video.
Non so ancora cosa preparerò, ma sicuramente preparerò qualcosa, forse con nuovo forno, dipende se mi arriva in questi giorni. Al prossimo video, alla prossima!